Torniamo al vintage. Ok, dopo circa 6 mesi, dopo aver fatto la coppia di Spectral, torniamo con questo quad 44 e 405.2, 44 versione MK2. L'architetto ci dice che sono bellissimi. Ma allora, dal punto di vista dell'industrial design, dal punto di vista, diciamo, estetico, secondo me sono meravigliosi a distanza di 50 anni. Questo, insomma, un design che riesce a, come dire, battere il tempo insomma, è una cosa importante. Quindi secondo me all'epoca hanno fatto veramente un capolavoro. Capolavoro che è stato anche dal punto di vista tecnico, perché entrambi gli apparecchi sono caratterizzati da soluzioni tecnologiche all'epoca veramente innovative. Quindi a me personalmente ha fatto molto piacere ritornare a parlare di vintage con questa coppia qui. Benissimo, allora, come vanno? Subscribe, campanella, a tra poco, ciao! Ciao! Allora, cominciamo col dire che il preamplificatore, particolarissimo, e questo era una chicca, insomma, dell'epoca, è il sistema del controllo di tono. Di tono, esatto. Quindi qui c'è un sistema dove c'è il primo selettore che è un bus, poi c'è uno che si chiama tilt e poi c'è un filter. Allora, la cosa interessante è che non intervengono soltanto su una gamma. Lo state vedendo in sovraimpressione. Esatto, ma andando ad esempio ad abbassare diciamo, il segnale in gamma bassa, si alza contemporaneamente dello stesso quantitativo la gamma alta. Incernierato su circa 1000 Hz. Su circa 1000 0 Hz. e 1000, poi dopo c'è salita degli alti, discesa dei bassi o viceversa. Questo per quanto riguarda il tilt, mentre invece per quanto riguarda il bus, quello è un controllo della gamma bassa. Esattamente. Molto più complesso e onestamente piuttosto difficoltoso da utilizzare. Direi anche criptico, insomma. Molto criptico, esatto, tant'è che poi fu abbastanza aspramente criticato il prodotto all'epoca proprio per un'interfaccia utente un po' criptica e farraginosa, questo controllo che si chiama filter, dove tu hai la possibilità di intanto andare a centrare la soglia di intervento del potenziometro e anche la pendenza. Esatto, quindi è una sorta di boost di una determinata frequenza, quindi se si seleziona la frequenza 0 ovviamente è bypass, oppure ci sono le frequenze, poi si va a selezionare il grado di intervento. Il grado di intervento. La cosa interessante è che nella manualistica dell'epoca questo controllo veniva in qualche maniera raccontato agli utenti come qualche cosa che avrebbe agevolato la corretta rappresentazione del suono nell'ambiente di ascolto dell'utente. Esatto. Era come se, grazie a questa sofisticata sezione di controlli di tono e di filtro, si potesse in qualche modo ottenere una sorta di compensazione delle caratteristiche ambientali e delle caratteristiche dei diffusori che venivano accoppiati. Diciamo una sorta di room correction ante litteram analogica, va? Analogica, esatto, che però prescindeva dal dato di come era fatta, cioè non c'era un meccanismo di feedback, non prendeva in considerazione il feedback acustico, però metteva una amplissima gamma di strumenti a disposizione dell'utente che poteva in qualche maniera aggiustarsi il suono in relazione all'ambiente e ai diffusori. Allora, 405.2, 100 watt a canale su 8 ohm, la versione .2 era una versione che riusciva a pilotare meglio diffusori di bassa impedenza. Ricordiamoci tra l'altro che queste normalmente venivano accoppiate con le ESL63 casse elettrostatiche della Quad, che erano meravigliose, ma molto difficili da pilotare, con un basso particolare. Però Giulio, ci siamo dimenticati una cosa, cambiando camera, di parlare un po' della storia del John Walker, che non è un whisky. No, non è Johnny Walker. Esatto. No, John Walker era il proprietario, il titolare, il progettista della Quad, al quale insomma vengono ascritti innumerevoli meriti. Storia della Quad che nasce nel 1936. La Quad era un'azienda che faceva soprattutto device per public address.
Public address, cioè l'amplificazione, quella pubblica, quindi le stazioni, stadi e roba Bravo, del genere. e cominciò la produzione con una valigetta che aveva 2 altoparlanti, un amplificatore a valvole e un microfono per 7 watt di potenza, e quindi si vendeva queste cose. Poi man mano è andato avanti anche con delle stazioni radio belliche, e dopo sono preparato. Sì, ecco, stazioni belliche. Poi subito dopo la guerra ha cominciato con la produzione hi-fi, e quindi Quad si chiama, non me lo ricordo, però ho preso appunti, lo sai, ecco, ho preso appunti perché Quad si chiama Quality Unit Amplifier Domestic. Quality Unit Amplifier Domestic, ok? Interessante. Quindi nel 1960 parte col 303, che era il primo amplificatore a transistor. Quello stretto e lungo, Bravo. ce l'ho avuto. Ce l'hai avuto, Ce l'ho esatto, avuto, il sì, 303. ce l'ho avuto. Poi nel 74 il primo 405, e poi comincia la produzione di questo, del 405.2 e dei vari perché oltre a questo ce n'era anche uno un po' più piccolo, c'era quello con i bordi tutti arrotondati. C'è però da sottolineare particolarmente il fatto che il fattore di forma di Quad è sempre stato questo, sempre stato piccolo. Piccolino. Sono sempre stati molto piccoli, e questo in particolare usciva insieme con Mark Levinson Krell, e quindi si trovava di fronte una bella sfida, perché Questo piccolo elegante, esatto, e quegli altri bestioni grossi che così. poi, se ci pensi pure dal punto di vista culturale, no? Quei due erano prodotti americani, gli americani sono... Sì, uno pensa alle muscle car. Bravissimo, esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere il fatto che questo preamplificatore era, tra l'altro, questo era un po' innovativo rispetto all'epoca, molto attento all'interfacciamento. Infatti c'è qua sopra questo simpatico sportellino che state vedendo poi nei dettagli, che permette di accedere a una serie di regolazioni di fino, che ad esempio sono quelle che riguardano l'interfacciamento del fonorivelatore del giradischi. Certo. Per l'epoca non era scontata una cosa del genere, assolutamente. Quindi stiamo parlando di un marchio che faceva dei prodotti molto belli esteticamente, pensati per l'ambiente domestico, del resto Domestic è anche iscritto all'interno del logo Quad, ma a un pubblico molto raffinato, molto, se vogliamo, colto in materia audio. Certo. Quindi era un target di riferimento particolare che potremmo anche dire oggi quasi non esiste più, forse, questo tipo di utenza, mentre invece all'epoca era un'utenza che esisteva, ve ne erano tante di persone appassionate che capivano, che apprezzavano questi oggetti, e infatti ottennero un discreto successo commerciale. Successo tra l'altro che ancora hanno oggi, perché questa accoppiata è piuttosto ricercata nel mercato dell'usato. Poi la Quad negli anni ha avuto qualche problema finanziario, è stata venduta, è stata ceduta, adesso è uscita con una riedizione di questi, perché poi questi nuovi Quad sono sostanzialmente, dal punto di vista estetico, quasi sovrapponibili a questi qui, quindi è un'operazione, passateci il termine, nostalgia, un po' quella fatta da Name, un po' quella fatta da Musical Fidelity, giustamente, per anche carità, l'hanno capitalizzare il... Esatto. Devo dire che ci piacerebbe moltissimo farci un giro con una coppia di nuovi sarebbe Quad. Tra l'altro interessante rispetto ai 50 anni passati, no? Che cosa è successo in questi 50 anni e che cosa c'è dentro i contenitori nuovi. Sì, e c'è anche un altro aspetto che secondo me è molto interessante. Questa coppia, poi lo diremo nell'ascolto, quando l'abbiamo messa sotto, abbiamo cominciato a sentirla, ci ha riproposto una sonorità che era quella dell'epoca. Non c'è dubbio, sì, poi possiamo dire che magari questi necessiterebbero di una piccola cura di costituente, magari qualche sostituzione di qualche condensatore o qualcosa del genere, però la pasta sonora quella è. Quello che hanno fatto in Musical Fidelity e quello che hanno fatto in Name è stato fare le riedizioni attuali, ma nel rispetto profondo di quel tipo di suono. Ci piacerebbe tanto capire se i nuovi Quad suonano alla maniera di questo qua o se invece sono completamente differenti. Ma purtroppo
Purtroppo no, ecco, non credo che ce la toglieremo questa curiosità perché non abbiamo modo di accedere a questi dispositivi. Purtroppo no. Purtroppo no. Vabbè. Vabbè. Allora, caro Giulio, detto questo, passiamo allo sventramento. Io questi li conosco molto bene, sinceramente. Sì. Tra l'altro questo qui l'ho anche riparato e dopo nell'ascolto vi racconterò una storia. Giulio, ciao, a tra poco. Ok? Ciao, A dopo. Allora Giulio, partiamo da dietro, che dici? Partiamo da dietro. Allora, vai. Dal pre, Pre. che è il quad 44. MK2. Perché ce n'è stata una versione successiva. Ok, allora cominciamo con l'interessante alimentatore. Sì. Oltre a contenere trasformatore, ponte raddrizzatore, bla bla bla, che non apriamo, ingresso a 220 e 3 uscite che sono tutte e 3 sotto l'interruttore di alimentazione che sta sul frontale, quindi un trigger ante litteram, diciamo. Va bene. Poi 220, 200, 240, 100, 120. esatto. Selezionabile. Poi modulo di uscita, Perché questo era un pre-modulare, quindi uno lo poteva acquistare nella configurazione che voleva. Poteva acquistarlo, vedete che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 slot, poteva acquistarlo con 6 ingressi fono, poniamo. tu mi tenti e io allora faccio. Eccolo qua, ecco. questo è un modulo. Eccolo qui. Questo è un modulo tape. Esatto. Quindi vedete sostanzialmente la macchina ha questi slot e uno la poteva configurare come meglio credeva. Esatto. In particolare questo ha 2 moduli tape, Esatto. poi ha un modulo che è un modulo che si chiama disk, ovvero sia un modulo fono, e lo vedete perché c'ha anche la presa del ground. Poi c'è un modulo CD, compact disc, quindi questo è un modulo linea ottimizzato per i lettori di CD dell'epoca. Esatto. Poi c'è il modulo tuner radio, quindi per i sintonizzatori dell'epoca, e poi c'è un modulo di uscita linea generico. Che ha sia gli RCA che il famoso DIN pentapolare, che può essere 4 poli o 5 poli, ce n'erano anche da 6 poli, e questo ha 2 livelli di uscita, o 5 volt o 1,6 volt, oppure quella su DIN che era 500 E questo è il modulo al quale si collega il finale, Esattamente. che è, poi lo andiamo a vedere, ma comunque è questo qui che trova in questa specifica circostanza, questo modello qui, questo ha soltanto l'ingresso di tipo DIN. Esattamente. DIN 4 poli, 1, 2, 3. Infatti, come vedete, accanto ci sono i tappi, perché non ha probabilmente questo gli ingressi linea di RCA. Output solamente banana, un classicone. solito. Interessante il cambia tensioni con varie tensioni, perché questo così riusciva a erogare sempre i famosi 100 watt del 405 con qualsiasi tensione di alimentazione, tanto che c'è chi lo tiene a 220 pure se 240 per spuntare qualche watt in più. E già che ci siamo, Sì. visto che siamo qua vicino, Sì. abbiamo la finestrella con le regolazioni dei moduli. Ah, giusto. Questo è interessante perché questa qua, ad esempio, vedete, eccolo là, si ficca il modulo e nelle apposite finestrelle Ecco qua. compaiono Esatto. gli interruttori, gli switch per fare le regolazioni. Esatto, e qui abbiamo quella per il fono, quindi con la sensibilità del fono e l'inserimento o meno della capacità. Esatto. E qui invece abbiamo i parametri sia per il play che per il rec, per cui si potevano Tape 1 e tape 2, eccoli qua. Esatto, si potevano parametrizzare al meglio gli interfacciamenti con i registratori a nastro. Perfetto. Ok? Continuiamo sul pre. Sì, continuiamo sul pre con questi splendidi potenziometri della Alps 1, 2 e 3. Questi sono potenziometri incapsulati molto grandi con lo scatto, sentite il rumore dello scatto. Sì.
che adesso non ci sono più, perché adesso ci sono quelli celesti più piccoli che vengono usati un po' in tutte le elettroniche. Io vi faccio notare la bellezza del logo Alps Sì. sul potenziometro, che è un logo, diciamo, un po' antico che adesso non capita più di vedere. È interessante notare come sia fatto tutto a operazionali, i TL072, che sono degli operazionali degli anni 70, con dei parametri elettrici oramai abbastanza sorpassati, ma che dal punto di vista dell'ascolto se la cavano ancora. Allora, i controlli di tono li abbiamo già detti in descrizione, abbiamo già raccontato come... Però vale la pena a questo punto magari di girarlo e farlo vedere da davanti. Esatto. Quindi eccolo qui il pannello frontale con questa infilata di controlli. Vedete appunto il bus, il tilt e il filtro con le sue pendenze regolabili. Poi c'è il volume. Poi c'è, devo dire, questo francamente piuttosto bruttino, la regolazione lo slider lo del slider balance. del balance, quello francamente è Sì, anche dal punto di vista della qualità è molto molto modesto. modesto. Sì. E c'è poi questo selettore mono o invece dall'altra parte stereo, quindi scrive balance e quindi si attiva la funzione del balance che sta su di sopra. Esatto. Eccolo qua. Tastiera Tastiera. con la selezione degli ingressi e c'è un selettore degli ingressi, il primo selettore degli ingressi a logica. A logica, è vero. Sì. Con un circuito integrato della Texas che faceva proprio esattamente questa funzione. Quindi sostanzialmente i bottoni sono radio CD, disc, tape 1 e tape 2 e dei due tape c'è il pulsante per fare il monitor. Esatto, e questo pulsante marrone abbiamo studiato io e Giulio che è di colore diverso nella versione MK1, quindi è facilmente distinguibile la MK1 dalla MK2. Passiamo al finale. Sì, finale molto molto semplice se vogliamo, no? Sì. Completamente diverso anche da quelli dell'epoca perché ricordiamoci che erano i tempi di Mark Levinson Krell, no? Sì, Quindi sì. questo si presentava come un amplificatore largo 30 cm, profondo 20 e quindi completamente diverso da quelli che erano invece i finaloni dell'epoca. Allora, trasformatore di alimentazione di tipo tradizionale affogato in resina. Sì. Questo è il ponte raddrizzatore, eccolo qua, ingressi e uscite. Sì. E queste sono le due schede di potenza. Ricordiamo la potenza che è 100 watt circa su 8 ohm, con questa staffa in alluminio dove si assicurano i transistor finali e che poi Vanno trasmette sul il calore sul dissipatore che costituisce poi di fatto il motivo estetico del pannello frontale, cioè il dissipatore è il pannello frontale. Esatto. Che è abbastanza inconsueta come disposizione perché noi siamo abituati a vedere i dissipatori di calore sul lato, mentre invece questo, se magari lo vogliamo girare anche lui, Sì, solo un attimo perché sì, lo giriamo e poi torniamo sul cablaggio perché c'è una cosa molto interessante. io devo dire lo trovo un oggetto di una bellezza rara. Sì, rara. Tu pensa che sono passati quanti? 50 anni, Giulio? Eh sì. Quello che volevo mostrare, lo rigiro. Allora, qui è tutto originale, quindi anche i condensatori, perché li ho misurati e tengono abbastanza il valore. Sono scesi un po' perché chiaramente essendo fatti di un elettrolita chimico, l'elettrolita chimico si secca e quindi il valore non è più lo stesso, però comunque tengono abbastanza il valore. Ma notare non solo l'eccezionale ordine del cablaggio, ma anche che il cablaggio non è assicurato con le fascette, ma è assicurato con un filo di cotone. Filo di cotone, sì, bellissimo. Che veniva fatto a mano. Sì, molto bello. Cablaggio assolutamente esemplare. Va bene, allora passiamo all'ascolto, che dici? Beh, io sono curiosissimo di andarli a sentire. Anche io, a tra poco, ciao. Allora Giulio, posso prima di tutto raccontare una piccola storiella? Ma con piacere. Allora, questo
preamplificatore quad, Sì. il 44, ha dentro degli operazionali che si chiamano TL072, che sono degli anni 70, ok? Noi ce la siamo goduta alla stragrande l'ascolto, no? Sì. Abbiamo appena provato i Fosi che hanno degli operazionali molto più recenti e loro dicono che cambiando gli operazionali il suono cambia. Io dico che se l'operazionale anche molto vecchio lo metti in un circuito fatto bene, suona bene indipendentemente da... Sì. Ecco, questo così, giusto perché, ecco, sono passati 50 anni, lì dentro ci sono gli operazionali originali di 50 anni fa e a me non sembra che suoni male. Che ne pensi tu? Voglio essere provocatorio. Ma allora, io qua torno sempre alla solita faccenda, nel senso io non ho una formazione da progettista audio, quindi mi limito all'ascolto. Ripeto, per me là dentro ci potrebbero essere dei topolini che cantano, ci potrebbero essere le ranocchie, ci potrebbero essere gli operazionali, quello che diavolo vi pare. Non è una cosa che mi appassiona né mi interessa. Io quello che rilevo è che il suono di questi apparecchi è un suono molto elegante, poi spiego meglio che cosa intendo. Forse non un suono attuale, questo no, ovviamente non glielo si può dire, però godibilissimo, che sia ottenuto con gli operazionali, che so perfettamente che alcuni non tecnici, alcuni appassionati di audio vedono come il fumo agli occhi, a me francamente non me ne importa nulla. Immagino che era la tecnologia in auge all'epoca. Questi sono degli apparecchi dell'epoca e quindi non me ne importa niente. Contemporaneamente penso che i progettisti della Fosi, che sono sicuramente dei bravi progettisti, se hanno scelto di lavorare con gli operazionali avranno avuto i loro ottimi motivi. Certo. Quindi francamente demonizzare una tecnologia rispetto a un'altra mi sembra un esercizio del tutto sterile. Sì, certo, io volevo solo sottolineare come poi lavorare bene con una certa tipologia di circuitazione porta al risultato. Non è che se poi cambi l'unico pezzetto ma quello che c'è intorno è relativamente modesto, il risultato finale non ti può portare chissà dove. Tra l'altro questo preamplificatore fu rivoluzionario per l'epoca anche per questo, perché all'epoca normalmente, soprattutto per oggetti di un certo costo, e questo certo non te lo regalavano, venivano utilizzate circuitazioni discrete. Invece Peter Walker disse no, io uso gli operazionali perché mi fa comodo, perché voglio mettere i controlli di tono in un certo modo, mi servono più stadi e io quindi uso gli operazionali. E così fece. Ci sono altre peculiarità tecniche di questo C'è apparecchio? il current dumping, allora il finale, il 405 e poi il 405.2 che è quello che abbiamo noi, ha una particolare circuitazione la cui spiegazione tecnica troverete sia a firma mia che a firma dell'ingegner Chiappetta sul sito, quindi chi vuole approfondire può approfondire lì. Questa circuitazione fu rivoluzionaria per l'epoca perché sdoganò un po' un certo tipo di amplificazione a transistor che risultava piuttosto lenta, gommosa, ma soprattutto poco interfacciabile con carichi difficili. E perché lo fece Peter Walker, Giulio? Perché lo fece? Perché lui faceva le quad ESL63 che erano molto molto difficili da pilotare, erano un carico spaventosamente complesso, molti amplificatori dell'epoca non riuscivano proprio a gestirle, soprattutto in bassa frequenza, perché ricordiamo che le quad SL63 erano dei monopannelli che andavano molto bene in gamma medio-alta, in gamma bassa, insomma erano difficili da pilotare e soprattutto davano grossissimi problemi di rotazione di fase, insomma erano impilotabili. Però ricordo ancora che le quad SL63 a distanza di decenni erano considerati, non ricordo quale critico americano, forse era Ken Kessler, che ha scritto un libro che li considerava in assoluto comunque il miglior diffusore che sia mai stato realizzato a memoria d'uomo.
Sì, non è possibile oramai comprarle, soprattutto quelle vecchie, sul mercato dell'usato perché, e ve lo sconsiglio se vi capitano, perché avevano dei grossissimi problemi anche di stabilità rispetto all'alta tensione che va generata per farle funzionare. Esattamente, esatto. Sì. Dunque, tornando a queste qui, allora, io la sensazione che ho avuto è intanto di un prodotto vintage sicuramente, ma di un prodotto utilizzabile, cioè senza quelle idiosincrasie tipiche di alcuni prodotti vintage per cui attento a questo, attento a quello. Questi sembrano un prodotto scartato adesso, le abbiamo attaccate, hanno funzionato, in questo caso le stiamo utilizzando con i diffusori da stand Opera, prima V2 forse, se questo è il nome, che sono stati pilotati con efficacia, tra l'altro generando delle belle pressioni. Sì. E cos'è che determina il fatto che questo amplificatore si capisce che è un amplificatore antico, vintage? I transienti, cioè sul transiente noi siamo abituati oramai a degli amplificatori istantanei, reattivi in una maniera che probabilmente per l'epoca non era raggiungibile. No. Quindi questo qui ve ne accorgete, cioè il transiente non ha quella repentina prontezza, freschezza alla quale siamo abituati. Detto questo, che mi sembra l'unico limite che io riscontro, la timbrica è raffinatissima. La timbrica è veramente raffinata, le voci sono bellissime. Bellissimo, mi sembra un po' di sentire un exposure con 20 anni, cioè il suono alla fine è quello, sì. Che era un po' forse il suono inglese, no? Sì, è un suono un po' scuretto, sì, non è un suono brillante, arioso, è un suono un po' introspettivo, un po' con dei chiaroscuri, però elegantissimo. Elegantissimo. Cioè, a me quello che ha colpito, non c'è niente di sbattuto in faccia, niente di strillato, niente di eccessivamente assertivo, molto misurato, molto sobrio, con tutto quello che ci deve essere, però accidenti, godibile. Insomma, il limite per quanto mi riguarda degli apparecchi vintage è che quasi sempre quando mi capita di ascoltarli mi viene da dire vabbè, dai, ci siamo divertiti, però togliamolo di mezzo e mettiamo una cosa attuale, perché no, ma anche perché poi c'è un'altra cosa interessante, che questa accoppiata prefinale te la porti a casa con 800-1000 euro se stanno in ottimo stato. Sì. Io non lo so che cosa si può comprare oggi per 1000 euro pre-finale, che è, certo, l'unica cosa che manca, come in tantissime cose vintage, è purtroppo il telecomando, perché ovviamente il telecomando non c'è, per cui alzi e giri. Ti alzi e giri, oppure metti a un certo volume e usi uno streamer col volume, quello che, insomma, però ecco, questo è veramente l'unico limite a delle elettroniche che, come tu hai giustamente detto, non è che le colleghi e ti rendi conto che hanno 50 anni. No. Le giudichi e le ascolti per delle elettroniche assolutamente attuali. Sì. Dunque, bello, un bellissimo viaggio. Io sono convinto che ce le teniamo qui in sala ancora per qualche giorno. Sì, secondo me ce le teniamo per un po'. Va bene. Allora, di qua subscribe, campanella, seguiteci e mi raccomando andate a leggere l'articolo sul sito, perché nell'articolo sul sito ci saranno tante cose che qui non riusciamo a dire per questioni di tempo. Di tempo. Perché noi più di mezz'ora, più o meno, i video non li facciamo, perché poi diventano troppo lunghi, certo. No? E quindi va bene? Ciao, mi raccomando, fate i bravi, ciao ciao.